Buongiorno, bentornati sul canale di Logica HS. In questo breve video vorremmo evidenziare alcune problematiche che si presentano solitamente nell'utilizzo dei misuratori a contatto. I misuratori a contatto sono estremamente pratici, estremamente semplici da utilizzare in apparenza e per questo sono preferiti da molti clienti che hanno bisogno di effettuare misure speditive e su un gran numero di campioni di materiale. Ma il fatto che siano così semplici da utilizzare, così in apparenza veloci, rapidi, tende ogni tanto a confondere l'utilizzatore, perché in realtà l'utilizzo di questi strumenti richiede alcune accortezze che ad esempio non sono necessarie per l'utilizzo degli misuratori di infissione, per i quali è molto più facile capire cosa stiamo facendo effettivamente. In particolare per gli strumenti più sensibili in profondità come l'LG6 o l'MT30 è necessario posizionare accuratamente gli elettrodi. Voglio farvi vedere un esempio. Se io vado con questo strumento a misurare un elemento di questo tipo, piuttosto ridotto in spessore e in dimensioni, ottengo un certo valore, in questo caso 8. Se misuro lo stesso elemento girando le lamelle, ottengo un valore più basso, 7 o meno. Perché? Perché attorno alle lamelle non ho un sufficiente materiale che mi garantisce di coprire tutto il campo elettrico emesso dallo strumento. Ottengo un valore un po' più ragionevole, un po' più corretto se io affianco due elementi simili e quindi torno al valore di 8 o 9 di prima. Uno strumento di questo tipo richiede come minimo una superficie attorno agli elettrodi di alcuni centimetri in tutte le direzioni. Lo stesso discorso vale per la misura in profondità. Se io vado a misurare un elemento così sottile, inevitabilmente la mia misura sarà influenzata anche dallo strato non misurabile all'interno. Di conseguenza la misura che otterrò sarà più bassa rispetto al reale. Se io mi trovassi a dover misurare degli elementi come questo con questo tipo di strumento, dovrei per forza sovrapporne due e anche affiancarne due per avere un'umidità reale. Come alternativa posso andare a utilizzare degli strumenti diversi o meno sensibili in profondità, ad esempio l'MT20 che ha la possibilità di misurare a due profondità diverse e che hanno ad esempio un sensore più ridotto rispetto a quello dell'LG6 o dell'MT30. Analogamente voglio ricordare che con strumenti tipo LG6, tipo MT30 o anche MT20 non è possibile andare a misurare elementi singoli così ridotti in quanto di uno spessore così ridotto, in quanto inevitabilmente andrei a fare una misura che comprende la superficie di appoggio. Per elementi così è indispensabile sovrapporre molti strati o in alternativa usare lo strumento adatto come l'MT10 che è specificamente studiato per avere una sensibilità ridotta e regolabile per questo tipo di elementi. Per verificare quanto appena detto possiamo provare a effettuare una misura di questo elemento molto sottile con MT30 e vedo che il risultato che ottengo è decisamente basso. Andiamo a misurare qualcosa al di sotto del misurabile, 4 o meno. La situazione migliora se io sovrappongo più elementi. Se sovrappongo due elementi ottengo già un valore più conforme a quella che è l'umidità presumibile del legno, considerata l'umidità dell'aria nell'ambiente adesso. Dovrei sovrapporne ancora qualcuno per ottenere l'umidità reale. Questo potrebbe diventare complicato nel momento in cui io mi trovo a lavorare con tranciati molto fini, che per cui leggermente ondulati, e la sovrapposizione potrebbe non essere perfetta. Se io ho degli interstizi d'aria è chiaro che mi vanno ad abbassare ulteriormente la misura. In alternativa, per misurare elementi sottili come questo, se questo è la nostra necessità, possiamo utilizzare lo strumento specifico, l'MT10, consente di effettuare la misura semplicemente appoggiandolo dopo aver regolato lo spessore in base al campione che sto misurando. Attenzione, per tutte le misure con uno strumento a contatto, specialmente di elementi di basso spessore, è necessario appoggiare l'elemento su una superficie di polistirolo espanso, perché altrimenti noi andremo a misurare anche la superficie d'appoggio. Non solo, è necessario mantenere le mani distanti, altrimenti
andremo a misurare pure l'umidità delle nostre mani. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che ulteriori informazioni relativamente ai nostri prodotti sono disponibili sui nostri canali social.